Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi sono qui perché voglio parlarvi del caso che ha ispirato il film The Conjuring, ovvero della famiglia Perron. Una storia davvero terrificante, una storia realmente esistita che ha praticamente distrutto un'intera famiglia. Questo film infatti è uscito nelle sale ad agosto del 2013 ed è uno dei più bei film penso che abbiano mai realizzato, a parte ovviamente dopo L'Esorcista, per gli amanti del paranormale. Solo che spesso e volentieri viene chiamato anche il caso della famiglia Perron. Ma partiamo dal 1970 ragazzi, perché tutto ebbe inizio proprio in quell'anno. A dicembre Roger e Caroline Perron acquistarono un casale ad Harrisville, in Rhode Island. Avevano pensato di acquistare questa cascina, questo casale, perché Caroline era un amante della natura, quindi avevano pensato di condurre una vita sana. Convinse infatti suo marito di questa idea e dopo aver visitato parecchie case, parecchie ville, decisero che quello fu il luogo adatto per le loro 5 figlie. Da lì a poco questo suo sogno, questa sua bellissima casa si trasformò ben presto in un incubo che soffocò di terrore tutta l'intera famiglia. Questa casa che avevano acquistato era vecchia e secolare e in alcuni casi ovviamente ci fu bisogno di una restaurazione che impegnò praticamente quasi tutti i soldi della famiglia Perron. 8 generazioni di famiglie vissero in quella casa e a quanto pare alcuni inquilini avevano fatto una fine orribile. Infatti uno dei casi più eclatanti delle famiglie che vissero in quella casa fu Bathsheba Sherman, che all'età di 93 anni purtroppo si impiccò nel fienile dopo aver condotto una vita davvero molto dura. Aveva perso tutti i suoi figli prima che loro raggiungessero solo l'età di 4 anni e questo la segnò terribilmente, facendola diventare rancorosa e invidiosa di tutti i proprietari terrieri confinanti della zona. Inoltre, quando era ancora una giovane ragazza, Bathsheba aveva ricevuto in affido un bambino, ma qui apro una parentesi. Non si sa bene se questo fu suo figlio oppure un bambino che gli fu dato in adozione. Insomma, per curarlo, ecco. Ma purtroppo solo poco tempo dopo questo bambino morì in una maniera terrificante e tutti la additarono come una strega. Dopo un'attenta analisi dei dottori sul corpo del bambino, venne ritrovato un ago infilzato nel cranio del bambino e il suo decesso fu causato proprio da quello. Tra convulsioni e dolori impressionanti morì con un ago conficcato nella testa. La ragazza ovviamente fu accusata di omicidio colposo, ma a causa di mancanze di prove il caso fu abbandonato. Tuttavia l'opinione pubblica l'ha sempre considerata come colpevole di questo reato. Lei, tuttavia, era ancora una donna molto bella e anche piuttosto lussuriosa e per questi motivi venne considerata da moltissimi uomini. Aveva davvero tantissimi spasimanti pretendenti. Dopo la morte del piccolo, le voci che si sparsero iniziarono a diventare davvero inquietanti, soprattutto sulla vita libertina di Bathsheba, che alcune persone asserivano che Bathsheba ebbe sacrificato questo bambino come offerta al diavolo per ottenere la bellezza eterna. La gente del posto era molto religiosa ed è proprio per questo motivo che la additarono tutti come una strega. E proprio per questo motivo visse una vita di totale solitudine, spezzata così di tanto in tanto da qualche fugace incontro con qualche uomo. Bathsheba morì nel 1885 in piena vecchiaia, ma l'astio l'aveva riscosso con tutti gli abitanti del luogo che la portarono a diventare acida e burbera. La storia si arricchisce di mistero quando si scoprì che Bathsheba in realtà si impiccò nel fienile, non prima però di aver scritto una lettera in cui lanciava una maledizione contro tutto e tutti, poiché nella sua vita si era sempre dovuta sudare. Insomma, tutto quello che aveva, chiunque ne fosse entrato in possesso, a partire anche dalla casa ovviamente, avrebbe sofferto di terribili sciagure e in questo modo lei sarebbe vissuta per sempre negli incubi dei futuri proprietari. Il medico legale che si occupò della sua salma stilò una nota nel suo rapporto dicendo che non aveva mai visto nulla di simile in tutta la sua carriera. Sembrava che il suo corpo appeso a questa fune si sarebbe trasformato in una sorta di mummia e non solo, ma molto ben conservata, come se fosse lì da secoli e secoli. Ma ora veniamo alla famiglia Perron. Ma prima di continuare raga, mi raccomando, se questo video vi sta piacendo iscrivetevi al canale, tempestate di like a questo video, commentate e condividetelo su tutti i vostri social e ovviamente attivate tutte le campanelline. Ma ora andiamo al marito, parliamo di Roger Perron.
Come sua abitudine, infatti, volle fare delle ricerche sui precedenti proprietari di questo casale, di questa cascina, ma poco tempo dopo fortunatamente incontrò un uomo che conosceva bene la storia di questa donna, di questa Batsebia, e gli rivelò che era una donna molto arrabbiata, molto amareggiata per come ebbe vissuto la sua vita terrena. E non solo, ragazzi, perché lo mise in guardia anche su tutte le dicerie che circolavano in quel posto. Ma nonostante quello, i coniugi si convinsero fermamente di vivere proprio in quella cascina. Fin dal primo giorno, infatti, in cui la famiglia Perron si trasferì in questa casa colonica, sfidando tutte le maledizioni, e secondo me, almeno questo, ragazzi, a un mio punto di vista non ci credevano nemmeno, le attività paranormali lì cominciarono a farsi sentire. Quando la famiglia raggiunse questa abitazione, i vecchi inquilini stavano ancora facendo i bagagli per andarsene, ma appena varcata la soglia d'ingresso, un'ombra dalle sembianze umanoide stava in un angolo della stanza, immobile a fissarli. 3 delle 5 ragazze si accorsero di questa presenza, ma i genitori purtroppo non diedero alcun peso a quello che dissero le loro figlie. Una delle ragazze, April, che era la più piccola, fece amicizia con uno spirito chiamato Manny, che divenne tra l'altro il suo amico invisibile. I suoi genitori inizialmente credettero che fosse il classico amico immaginario che la maggior parte dei bambini hanno, ma questo amico si fece sentire tutti i giorni anche dai genitori. E sapete come? Spostando oggetti nelle stanze delle bambine piccole, aprendo e chiudendo le porte e talvolta anche con sospiri piuttosto marcati. Roger si preoccupò molto quando dalle sue ricerche che stava conducendo scoprì che un altro proprietario della casa, Johnny Arnold, si era suicidato nel 1700. Tuttavia Manny non causò nessun danno né a cose né tantomeno alle bambine, tant'è vero che ben presto i suoi genitori pensarono che volesse solamente vegliare sulla famiglia. Manny si mostrava palesemente solamente alle 2 bambine più piccole, Cindy ed April, ma non appena realizzato anche solo un minimo contatto visivo con gli altri membri della famiglia che sorvegliavano le bambine, spariva nel nulla, così come i rumori e le attività paranormali che esso sprigionava. Molti spiriti pacifici risiedevano nel casale, ma c'erano anche delle forze oscure davvero terrificanti. Ogni volta che Roger scendeva in cantina veniva avvicinato da uno spirito presumibilmente femminile che sembrava molto attratto da lui. Infatti continuava ogni volta che lo vedeva giù appunto nella cantina ad accarezzargli la schiena. Nel corso del tempo, proprio per questo motivo, aveva sviluppato una certa familiarità con questo spirito, e questa è stata la causa principale che ha generato parecchi problemi nella famiglia. Ragazzi, tenetevi forte, perché si dice che quello spirito era lo spirito di Batsebia. La ragazza, o meglio, il suo spirito, è come se si considerasse in qualche modo ancora in vita, e ovviamente anche la padrona di casa, e sembrerebbe che vedeva in Roger una certa somiglianza con uno dei suoi amanti. Le bambine inizialmente erano viste come la sua famiglia, una famiglia che non poté mai avere nella realtà. Tutto questo la portò a estromettere Caroline Perron, che divenne la sua principale rivale e vittima dei suoi attacchi. Più e più volte spaventò Caroline con rumori con frusci, con incubi notturni e non solo, sensazioni di essere osservata e apparizioni mostruose quando lei si trovava sola. Fu proprio questa attività in sola presenza della donna che portò la famiglia a contattare i più famosi demonologi del mondo, appunto i coniugi Warren, pensando che lo spirito in qualche modo e per qualche motivo fosse arrabbiato con lei. Tentò in moltissimi modi di scacciarla dalla casa, ma quando vide che tutti questi tentativi erano praticamente invani, cercò di rivendicare la famiglia come sua, e così iniziò il vero terrore di Harrisville. Per circa 1 anno e mezzo la povera Caroline sembrava l'unica a essere particolarmente attaccata. Dichiarò infatti tra l'altro che venne spesso e volentieri colpita da oggetti di piccole dimensioni, si rompevano bicchieri, finestre, i quadri appesi alle pareti improvvisamente cominciarono a dondolare per poi cadere, i rubinetti si aprivano da soli e molto altro ancora. Ma successivamente questa entità se la prese un po' con tutti, come se in qualche modo si fosse resa conto che in realtà quella famiglia era più unita di quanto lei sperasse. Uno dei picchi di maggiore attività paranormale si ebbe quando Cindy ed April ebbero in regalo 2 bambole. Sapete April come chiamò la sua? Annabelle, e fu proprio questa bambola che divenne famosa come la bambola posseduta. In realtà questa bambola poi divenne anche l'incubo di un'altra coppia, e sapete a che coppia mi sto riferendo?
proprio ai coniugi Warren. Andrea e Nancy, che erano le due sorelle più grandi, dormivano in una camera tutta loro e spesso e volentieri vennero perseguitate da apparizioni di questa bambola, che quasi tutte le mattine al loro risveglio la trovarono in camera loro in posizioni ogni volta differenti. Dopo 4 anni di vita passati in quella casa e dopo tutti gli eventi paranormali subiti da quella famiglia, i coniugi Perron si rivolsero appunto ai Warren, i più famosi investigatori del paranormale in tutta l'America, per essersi occupati di molti casi, tra cui la casa di Amityville. Purtroppo tutto questo comportò soltanto un peggioramento della situazione e nonostante tutta la loro presenza non riuscirono a liberare la famiglia da questa entità. Alla fine i Warren dichiararono che in 50 anni di questa attività quello che stava capitando era uno dei peggiori casi mai visti. La famiglia Perron rimase in quel casale per circa 10 anni, attraversando tra l'altro un periodo di forte crisi economica e ovviamente non erano in condizioni tali da potersi trasferire in un'altra abitazione. Ragazzi, mettete nei commenti cosa ne pensate voi di tutta questa storia. Cioè, voi al loro posto cosa avreste fatto? Sono curioso, scrivetemelo. Ma andiamo avanti, perché tutti coloro che ebbero vissuto in quella casa coloniale, sia prima che dopo i Perron, ebbero tutti segnalato un'intensa attività paranormale in quel casale e gli attuali residenti ancora oggi rivendicano pesanti attività paranormali in casa, anche se fortunatamente non in misura tale in cui Perron ebbero vissuto. La figlia maggiore Andrea aspettò 30 anni per rendere pubbliche tutte le vicissitudini che hanno vissuto. Pensate che scrisse addirittura una trilogia di libri, House of Darkness, House of Light, la casa dell'oscurità e la casa della luce. Anche la famosissima Hollywood si era interessata a questa storia e la New Line Cinema ha girato il film The Conjuring, diretto da James Wan, che racconta la storia di Harrisville dal punto di vista dei coniugi Warren. Se vi ricordate, in Italia questo film è uscito il 21 agosto del 2013 e Andrea ha dichiarato che anche se il film è stato manipolato ovviamente per aumentare gli effetti cinematografici, ha un contenuto davvero molto preciso sull'ossessionante storia del casale di Harrisville. Ragazzi, anche per oggi questo mio video termina qua. Vi ricordo, mi raccomando, come sempre, di commentare, di condividere questo video, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelline. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!